Vedete questa spiaggia? È il letto del Po, il fiume più lungo d'Italia e anche quello che in teoria avrebbe la massima portata alla foce. Dove sono in questo momento solitamente ci sarebbero metri d'acqua, sarei sommersa dall'acqua. Invece è impressionante perché di acqua ce n'è pochissima, giusto un filo da quel lato, e poi è tutta sabbia. Tutta sabbia, sembra di essere in un deserto. E questa non è solo la condizione del Po, ma di moltissimi fiumi e laghi italiani. E infatti nelle ultime settimane non abbiamo sentito parlare d'altro. Sul Po è allarme siccità. Il livello dell'acqua del fiume più lungo d'Italia non era così basso da almeno 50 anni. La siccità sta devastando le campagne. Non è piovuto quando doveva piovere. Una fiammata che non farà bene al terreno già disidratato e ai fiumi sempre più in secca. Vorrei parlare con esperti e con chi l'acqua la maneggia tutti i giorni per capire anzitutto come siamo arrivati fin qui e poi quello che potremmo fare per evitare che quella che oggi consideriamo una crisi diventi la nostra normalità. Le istituzioni si stanno muovendo, diverse regioni hanno già dichiarato lo stato d'emergenza e si parla di un decreto siccità del governo per gestire la crisi. Ma in questo video vogliamo cercare risposte che possano servirci anche al di là delle prossime settimane. La prima domanda a cui vorrei trovare risposta è: quanto è eccezionale la situazione che stiamo vivendo? Stiamo tutti quanto vivendo una condizione anomala, cioè fuori dalla norma. Lei è Paola Mercogliano. Lavora per il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici e ha fatto un confronto di quello che sta succedendo adesso con la media degli ultimi 30 anni. E ci ha mandato questi grafici che mostrano che la situazione in cui ci troviamo oggi stava già iniziando a gennaio, con una siccità moderata in Piemonte e Veneto che poi si è ampliata su altre regioni d'Italia fino ad arrivare a maggio con una condizione di siccità estrema in tutto il paese. E c'è una ragione per questa anomalia, che al nord una siccità del genere non si vedeva da tempo, l'ultima nel 2003. Tanto che negli scorsi mesi c'è stata una piccola guerra dell'acqua tra Veneto e Trentino, ma di quello parliamo dopo. Dire che è un'anomalia però potrebbe darci l'impressione che si tratti di un episodio isolato non destinato a ripetersi. Una singola situazione meteorologica non stabilisce in nessun modo una tendenza climatica. Un fenomeno del genere mi colpisce. Allo stesso tempo posso anche dire che in qualche modo me lo potevo aspettare, perché è quello che descrive lo scenario climatico per il Mediterraneo. La siccità talvolta c'è, però diciamo che nel contesto di cambiamento climatico ci aspettiamo che ci sia un aumento in frequenza e di intensità di questi fenomeni siccitosi sulla nostra area. Ecco, per capire cosa intendono dobbiamo prima capire la differenza tra meteo e clima. Il meteo sono le condizioni atmosferiche di un luogo in un breve periodo di tempo, mentre il clima è la media di quelle condizioni meteo su un lungo periodo di tempo. Per esempio, qui puoi vedere che temperatura, piogge e altre variabili atmosferiche possono salire, scendere, salire di nuovo e così via, però quella linea dritta indica che c'è una tendenza chiara, e quello è il clima. E quindi sì, una siccità particolarmente intensa da sola potrebbe anche essere un evento casuale e isolato, ma questa volta i modelli climatici ci dicono che negli ultimi decenni si sono sviluppate tutte le condizioni perché queste siccità possano diventare sempre più frequenti e intense. E in effetti nel mondo tra il 2000 e il 2019 l'incidenza di siccità è aumentata del 29%. Tra l'altro la differenza tra meteo e clima è la ragione per cui alcune condizioni meteo, come un'ondata di freddo ogni tanto, possono creare confusione sull'esistenza del cambiamento climatico. Ci sono esponenti non solo del mondo del giornalismo ma anche del mondo politico che si sono ritrovati magari a maggio durante un'ondata di freddo e hanno detto: chissà dove è finito questo riscaldamento globale. Ecco, ora sappiamo cosa rispondere a chi è ancora scettico sul cambiamento climatico. Meteo e clima sono due cose diverse. Però torniamo all'acqua. Mi interessa capire meglio in che modo, nello specifico, il cambiamento climatico favorisce la siccità. Quando cambia il clima, cambiano gli equilibri, si vanno ad alterare tutti i cicli che vanno a descrivere come respira, come vive il nostro pianeta. E per via del riscaldamento globale, anche l'aria e l'acqua quindi possono comportarsi in modo insolito.
quello che stiamo osservando è non solo una condizione di alta pressione, e in questa condizione di alta pressione le perturbazioni sull'Italia non riescono a passare, ma anche risalita di aria molto calda e quindi temperature estremamente anomale per questo periodo. Aspetta, non ci abbandonare, lo so, anch'io ero confusissima. Ma adesso analizziamo una cosa per volta. Giacomin parla di due cose, alta pressione e temperature alte. Entrambe non fanno piovere perché l'alta pressione crea una sorta di muro che fa come rimbalzare le nuvole, mentre quando le temperature sono più alte, l'aria è più capace di immagazzinare particelle d'acqua nell'atmosfera, che quindi non precipitano per periodi più lunghi, e quindi non piove per periodi più lunghi. Quello che si sta osservando e a cui andremo sempre più incontro è l'alternanza pericolosa, rischiosa, di periodi in cui si ha assenza di precipitazioni e poi magari quando piove troppo intensamente e in maniera particolarmente abbondante. E questa è la ragione per cui siccità e alluvioni non sono in contraddizione tra di loro. Ok, abbiamo capito come il cambiamento climatico influenza la siccità, ma non è l'unica ragione per cui ci troviamo in questa situazione critica. Negli ultimi anni infatti abbiamo iniziato a usare sempre più acqua e non solo ne abbiamo usata di più, ma non l'abbiamo usata bene. Circa il 40% dell'acqua che scorre nel sistema idrico italiano viene dispersa nelle tubature. E questo potrebbe non sembrarci un gran problema perché guardando un mappamondo vediamo enormi distese di mare. Ma di acqua dolce, che è quella che usiamo per bere, lavarci, irrigare e produrre qualsiasi oggetto, vestito, mezzo di trasporto che possediamo, e sì, pure l'energia che alimenta il vostro computer in questo momento, ecco, di quell'acqua dolce ce n'è davvero, davvero poca. Facciamo un esempio pratico. Mettiamo che questa sia la Terra. Se questa è la Terra, questa è tutta l'acqua che c'è sulla Terra, inclusa quella salata. E questa è tutta l'acqua dolce che c'è sul pianeta. Ma di tutta l'acqua dolce solo una briciola di questo seme è quella che troviamo nei fiumi e nei laghi. Il resto si trova sottoterra o nei ghiacciai e questo rende molto più difficile usarla. Insomma, per quanto il nostro pianeta sia blu, di acqua facilmente utilizzabile ce n'è pochissima. E come sappiamo, quando una risorsa scarseggia, si inizia a litigare. Secondo le Nazioni Unite, entro il 2050 fino a 5 miliardi di persone potrebbero affrontare periodi di scarsità di acqua e la domanda di acqua nel mondo sta già creando tensioni tra comunità e tra governi di diversi paesi. La stessa parola rivale deriva dal latino rivalis, ruscello, e significa chi spartisce con un'altra persona l'acqua dello stesso ruscello. Insomma, ci contendiamo l'acqua da sempre, ma il cambiamento climatico sta rendendo la tensione più alta in alcune parti del mondo. Abbiamo visto ad esempio lungo il Mekong, che è uno dei principali fiumi contesi proprio perché bagna 7 stati, dove si sono verificate importanti riduzioni della portata per il tema del cambiamento climatico. Anche in Italia quest'anno per settimane si è parlato di guerra dell'acqua tra Veneto e Trentino, anche se forse chiamarla così è improprio. Sicuramente la possiamo definire una tensione, perché c'è stata una tensione politica tra la provincia e la regione, per essere accurati, che ovviamente è stata risolta attraverso il principio di diritto, come fortunatamente accade nelle democrazie liberali, ma che comunque ha mandato entrambe le parti abbastanza sui nervi, soprattutto la parte cittadina, la parte popolare, che ovviamente si sentiva lasciata sola dalla parte veneta, e in qualche modo vittima di sopruso la parte trentina, che ovviamente aveva gestito l'acqua in maniera più o meno oculata. Un breve riassunto delle puntate precedenti. Da ottobre a marzo in Veneto è caduto il 58% in meno di piogge rispetto alla media degli anni scorsi. Ad aprile addirittura il 94% in meno. Così il Veneto ha chiesto alle province di Trento e Bolzano di aprire i bacini montani e rilasciare acqua per aiutare gli agricoltori veneti in ginocchio. Ma anche in Trentino Alto Adige era piovuto e nevicato pochissimo e quindi le province hanno rifiutato questa richiesta per mesi, dando la precedenza alla produzione trentina di energia idroelettrica, tra l'altro nel bel mezzo di una crisi energetica. La situazione poi per fortuna si è risolta a fine giugno, quando le province hanno deciso di accettare la richiesta del Veneto, ma questa tensione negli anni prossimi potrebbe ripresentarsi. Nel campo dell'agricoltura è da anni che il Trentino sta investendo, ormai da noi il sistema è tutto irrigazione a goccia, quindi cercando di ottimizzare e di risparmiare al massimo. E poi abbiamo anche investito in bacini di accumulo per garantire delle quantità d'acqua che possono servire in momenti difficili come quello che stiamo attraversando. Mi permetto però anche di dire molto umilmente che questo suggerimento vale anche
e soprattutto in questo momento per le altre regioni che finora non hanno fatto moltissimo. Avremmo voluto sentire anche l'assessore per l'ambiente del Veneto, Giampaolo Bottacin, ma ha preferito non rilasciare dichiarazioni. In Italia comunque il rischio di un conflitto serio per contendersi l'acqua è abbastanza improbabile, ma il conflitto non è l'unica conseguenza preoccupante della siccità. Il legame tra energia e acqua è centrale, soprattutto in un mondo che ancora fortemente dipende dalle fonti fossili. Una centrale nucleare senza acqua non si raffredda, così una centrale a carbone e una centrale a gas. E l'idroelettrico soffre dello stesso problema. Se noi dobbiamo rilasciare l'acqua a valle per sostenere l'agricoltura che non è in grado di rendersi sufficientemente efficiente, rischiamo poi di perdere una quota importante di produzione idroelettrica. E se questo accade in una congiuntura come questa, dove il costo dell'energia è estremamente alto e c'è una forte riduzione dell'apporto del gas a causa di un conflitto con la Russia, questo chiaramente crea una tempesta perfetta ed è purtroppo quella che ci troviamo in quest'estate 2022. Quindi abbiamo parlato di conflitti, abbiamo parlato di energia, ma non abbiamo parlato del settore forse più colpito da questa crisi, che è l'agricoltura, che usa in media circa il 70% di tutta l'acqua che viene utilizzata per le nostre attività umane. E allora sto partendo per il Veneto per andarla a vedere con i miei occhi questa tempesta perfetta e per parlare con agricoltori e capire quali sono i problemi e quali potrebbero essere le soluzioni. Più il fiume ha una portata ridotta, maggiore è la capacità del mare di poter penetrare all'interno del greto, comportando però tutta una serie di problematiche. Non si può usare acqua salata a uso potabile perché ovviamente l'acqua salata non è buona da bere come se bevessimo l'acqua del mare o poco più. Non è utilizzabile ad uso irriguo perché la salinità andrebbe a creare un apporto di sostanze dannose in questo caso, comportando la morte stessa delle piante. Il fenomeno di cui ci parla Carlo Salvan si chiama cuneo salino. A sinistra c'è l'acqua del fiume che è dolce. L'acqua del fiume va verso l'acqua del mare e quando le due si incontrano si crea una sorta di zona di mezzo con acqua un po' dolce e un po' salata. Normalmente la pressione dell'acqua del fiume fa sì che quest'acqua un po' salata defluisca nel mare. Quando però non c'è abbastanza acqua nel fiume, quest'acqua un po' salata risale il suo letto e la salinità di quest'acqua basta per fare danni. Questo fenomeno di solito si verifica per pochi chilometri e in pochi periodi dell'anno, mentre nel 2022 per diverse settimane l'acqua del mare è riuscita a risalire fino a oltre 30 chilometri i letti dei fiumi. Questo in termini numerici significa che tantissimi terreni del delta del Po, terreni agricoli, sono talmente coltivati ma non possono ricevere acqua di irrigazione e si stima che siano circa 15.000 ettari al momento, purtroppo saranno destinati a salire, le superfici che non potranno essere irrigate e che con le temperature che stiamo registrando in questi giorni, nell'arco di 5-10 giorni saranno destinate anche ad essere distrutte purtroppo dal caldo. Il cuneo salino è il problema più importante per l'agricoltura in questo momento, ma non è l'unico. Avere meno pioggia vuol dire dover irrigare di più i campi con poche riserve d'acqua e con costi che aumentano. Gli agricoltori stanno effettuando il loro lavoro sempre e comunque e sopportando costi che si sono triplicati, con l'incognita di sapere se dopo a settembre, ottobre o comunque verso la fine dell'anno quel prodotto avrà la giusta remunerazione in primis per coprire i costi di produzione e secondo per poter dare un reddito dignitoso del proprio lavoro. Il problema è che gli agricoltori al nord non erano pronti per questa siccità. Fino ad ora erano abituati a prendere acqua molto abbondante da laghi e fiumi, ma anche da falde acquifere profonde. Per questa ragione non hanno mai avuto necessità di organizzarsi e fare scorta per i momenti di crisi. Finora abbiamo parlato moltissimo di acqua di superficie, cioè dell'impatto della siccità sull'acqua di laghi e fiumi. Ma quello di cui non abbiamo ancora parlato è quell'acqua che scorre più profonda, a volte anche per centinaia di metri sotto di noi. E quindi sto andando a parlare con Giustino Mezzalira, responsabile della ricerca e dell'innovazione per Veneto Agricoltura, che dovrebbe parlarmi di cosa sta succedendo, qual è la condizione delle falde acquifere più profonde e se ci sono problemi ovviamente come potrebbero essere risolti. Sotto i nostri piedi c'è un'enorme quantità di acqua, le risorsive sono il troppo pieno, come quando riempie una vasca da bagno e continua a mettere dentro acqua, a un certo punto la vasca tracima. Siccome però la quantità di acqua che noi mettiamo dentro nella famosa vasca da bagno diminuisce a continuazione, quindi sempre meno acqua che entra, sempre più acqua che noi estraiamo, alla fine le falde continueranno inesorabilmente a calare a meno che o la natura o io, a seconda di chi vogliamo far intervenire, non faccia qualcosa. Quando non c'è disponibilità di acqua in fiumi e laghi, infatti, per irrigare si inizia a usare l'acqua che sta sottoterra e che esce in superficie attraverso le risorgive.
Ma mezza lira ci ha fatto vedere che anche l'acqua delle risorgive sta diminuendo moltissimo e che presto per usare quell'acqua si dovrà andare più in profondità. Quello che purtroppo stiamo facendo in questi giorni è fai solo che un buco, metti una pompa e tiri fuori l'acqua che vuoi. L'esempio della California, dove si è sviluppata una straordinaria agricoltura per la coltivazione delle mandorle, delle noci e di tante altre coltivazioni, è un esempio di uso non sostenibile della risorsa, tant'è che quelle falde ormai si stanno esaurendo, ma la stessa cosa sta succedendo ovunque sul pianeta. Questo tipo di irrigazione non è sostenibile perché non potremo farlo nel tempo senza ridurre man mano sempre di più l'acqua delle falde. Un'attività è sostenibile se potremo continuare a farla anche per millenni senza intaccare una risorsa. Ma in questo caso l'acqua cala e si vede dalle risorgive sempre più vuote. Attenzione, è una lampadina rossa sul cruscotto che si è accesa, ma noi abbiamo tutti gli strumenti per poter reagire. In realtà per la siccità di queste settimane, a parte il razionamento, ormai si può fare poco. Adesso purtroppo non c'è molto da fare perché i rimedi sono di carattere ingegneristico e ovviamente richiedono tempo e progetti e investimenti molto corposi. Sicuramente quello che si può fare a breve termine è dare una mano alle aziende a stare in piedi economicamente per essere in grado di poter fronteggiare quella che sarà un'annata disastrosa. Ma per il medio e lungo termine le soluzioni ci sono. Tutte le persone con cui ho parlato hanno moltissime idee. Oggi le soluzioni tecnologiche, infrastrutturali, ci sono tutte. Dall'irrigazione di precisione fatta attraverso l'analisi delle foto satellitari, attraverso l'irrigazione a goccia, alla gestione di tutte le infrastrutture di canali, rogge, dighe, rilasci, pratie e quant'altro, fino all'uso degli alberi attraverso la riforestazione. È stato recentemente dimostrato che molti alberi pompano acqua dalla profondità e la liberano in superficie. Questo per esempio ci sta portando a riconsiderare il fatto di associare alberi e colture agricole, sono i cosiddetti sistemi agroforestali. Sicuramente una regola di base è quella di evitare completamente gli sprechi. Potremmo immaginare di prendere dai fiumi prealpini nel periodo di abbondanza e di scarsa domanda, togliere una parte dell'acqua del fiume in modo che quest'acqua non vada rapidamente al mare e venga persa come acqua salata. Mettere in campo tutta la capacità ingegneristica possibile per realizzare delle nuove barriere antisale. Puoi cambiare le colture che fai e ti sposti verso culture, come si dice, meno idroesigenti, oppure cambierai le tecniche agronomiche. Non è un caso che stiamo vedendo per esempio l'arrivo anche da noi della coltivazione dell'ulivo in pianura, quindi noi a mano che il clima cambia, cambiamo le colture. Dall'agricoltura di precisione che usa meno risorse possibili, alla creazione di bacini per mettere da parte l'acqua piovana, a nuove tecniche agronomiche e colture che lavorino insieme agli ecosistemi invece di degradarli, le soluzioni le conosciamo. Ma ora il problema è metterle in pratica, perché le sfide non sono soltanto tecnologiche, ma anche culturali e politiche. E io penso che il cittadino oggi abbia una grandissima responsabilità perché non è l'ultimo anello, ma è il primo di una miglior gestione e utilizzo della risorsa irrigua. Forse qualche anno fa era importante lavorare sulla consapevolezza. Oggi invece credo che sia importante l'azione. Non ci troviamo di fronte a un problema irrisolvibile perché ci manca un sapere, ci manca una tecnologia. Quello che manca in Europa è la volontà politica. Oggi magari puoi avere un consenso maggiore perché fai una strada, perché fai un qualcosa che si vede subito, ma dover scavare sottoterra per rifare la rete acquedottistica o per fare bacini di accumulo magari non sempre parla. E quindi forse il nostro ruolo di cittadini è duplice. Da un lato possiamo supportare politiche di cui magari non vediamo vantaggi nell'immediato. Dall'altra possiamo cercare di usare l'acqua con parsimonia ed essere più attenti alle nostre scelte di consumo, che significa anzitutto sprecare il meno possibile, e quindi non solo l'acqua che usiamo per lavarci i denti, ma anche quella che viene utilizzata per produrre i nostri vestiti e il nostro cibo. Per esempio potremmo pensarci 2 volte prima di fare un nuovo acquisto e chiederci se ne abbiamo davvero bisogno, e ridurre il nostro consumo di prodotti alimentari animali. Bisogna creare una cultura del risparmio per fare in modo che un bene così primario e così importante per tutti venga veramente custodito come un metallo prezioso o un gioiello, in modo tale che possa poi essere un valore per tutti quanti. Quello che mi sembra di aver capito da tutte le persone con cui ho parlato è che l'impatto di un evento estremo come la siccità non dipende soltanto dalla portata di quell'evento, ma anche in buona parte dalla nostra capacità di rispondere e adattarci. Certo, anche adattarsi non sarà sufficiente se continuiamo nel frattempo a contribuire al riscaldamento globale con le nostre attività. E allora, oltre all'adattamento, dovremo anche andare alla radice del problema, riducendo il prima possibile le nostre emissioni di gas serra.
Di sicuro, di fronte a eventi di questo genere, non c'è tempo solo per una cosa: sentirsi paralizzati da un senso di impotenza e rimpiangere quello che ancora non abbiamo fatto.